Oggi vi insegnerò la mannitura o preparazione di tavole o tele su cui dipingere, proprio secondo la ricetta come avveniva nel Rinascimento, per preparare il supporto alla pittura. Innanzitutto occorre preparare la colla di coniglio in granuli o scaglie o in perle con acqua. Dovete mettere a bagno la colla di coniglio in acqua fredda con un rapporto di 1 a 10, esempio 10 grammi di colla per 100 ml di acqua. Lasciate riposare per almeno 6-12 ore, meglio anche se una notte, e poi il tutto va scaldato una volta diluita a bagnomaria fino a completa dissoluzione. Mi raccomando, non fatela bollire, di questa colla. Deve risultare una soluzione gelatinosa. Si passa poi alla gessatura e imprimitura. I materiali che ci occorrono sono appunto la colla di coniglio, come abbiamo sciolto a bagnomaria, il gesso di Bologna e eventuale bianco di zinco per dare maggiore coprenza. Occorre aggiungere gradualmente il gesso alla colla scaldata e aggiungerlo piano piano fino a che la colla non incorporerà più il gesso. A quel punto dovete mescolare bene, evitando appunto che si formino dei grumi, e occorre stendere più mani, di solito anche 6-8 con un pennello largo, lasciando asciugare ogni mano. Aggiungete gradualmente il gesso alla colla fino a ottenere questa crema fluida ma densa tipo yogurt liquido. Passiamo adesso alla stesura di questo preparato. Va steso uniformemente, senza, mi raccomando, farlo bollire, e va data una pennellata uniforme senza ripassare troppo sopra e per tutti i versi della tavola. Prima potete fare una stesura in orizzontale, poi una volta asciugata potete stendere nuovamente dall'altro lato, vale a dire verticalmente. Logicamente potete dare più mani, io di solito ne do almeno 5, e una volta terminate l'asciugatura tutte le volte viene riscaldata nuovamente la preparazione, si presenta, vedete, gelatinosa, e una volta rimessa a bagnomaria si riscioglierà senza problemi e potete passare alla seconda mano. Una volta asciutta la nostra tavola così ammannita, gessata e preparata, ma anche la nostra tela, deve essere carteggiata con una carta abrasiva fine per ottenere una superficie liscia e vellutata. A quel punto può essere per esempio anche applicato il bolo e si può addirittura dorare, altrimenti si può procedere normalmente alla pittura. Grazie per avermi seguita. Se vi interessano altre pillole o curiosità d'arte, seguitemi anche sul mio canale YouTube Elisa Marianini. Ciao ciao!